Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati a tutti qui dalla radio, dall'editoriale di questa mattina di lunedì 7 ottobre del 2024. Buongiorno a tutti, questo è il primo dei nostri appuntamenti giornalieri, ma come vedrete tra poco alle 9:30 saremo in diretta nuovamente per le vostre telefonate in chiama Milan, quindi potete prendere il telefono e dirci la vostra, oppure dopo tutti i classici appuntamenti di Talk e Lunch ci ritroveremo questa sera alle 19 per il ritorno della stanza di Bottoni con mister Emanuele Bottoni, quindi torneremo a parlare di campo e di calcio con il mister, con la stanza che sarà in nuova veste in questa stagione, lo vedrete con delle novità che spero possano piacere. Detto questo, siamo a parlare di un'altra sconfitta del Milan, perché è la seconda sconfitta di questa settimana, la quarta da inizio stagione, e quindi purtroppo non un inizio stagione positivo, come lo si vuol vedere o lo si vuol vedere. La domanda del titolo, la domanda della spalla è: ma cosa siamo diventati? C'è un problema di identità ormai, credo da un po' di tempo a questa parte, e ne parleremo di questo, ovviamente tirando in ballo tutto quanto. No, sarà un discorso filosofico, parleremo di campo, di singoli, di prestazioni dei singoli, dell'allenatore, di quello che sta mettendo in campo, della testa dei giocatori, di tutto quello che viene fatto, soprattutto a monte, dalla società poi a cascata giù fino all'ultimo dei giocatori. Cosa siamo diventati? Prima di iniziare, se volete mettere like, grazie. Noi siamo sempre qui, in un modo o nell'altro ci siamo sempre, sia che quando le cose vanno bene, vanno male, i commenti sono aperti e se volete commentare il video potete farlo. Se volete condividerlo anche, se volete iscrivervi al canale pure. Quindi, insomma. Ma sono particolarmente deluso oggi perché non mi aspettavo, no, perché in realtà purtroppo il Milan ci ha abituato a questi up and down in questi ultimi anni, quindi aspettare, purtroppo dietro l'angolo c'è sempre il rischio di queste partite, però speravo, ecco, in una conferma diversa da parte del Milan di crescita, invece a Firenze di crescita se ne è vista veramente ben poca. Perché di questo che dobbiamo parlare? È di un salto di qualità e di livello che bisogna fare se si vuol fare, perché ovviamente tutto dipenderebbe da chi questo salto dovrebbe imporlo dall'alto, e poi a cascata, come detto, arriverebbero tutti quanti dietro, dall'allenatore ai giocatori fino ai tifosi, fino a noi, magari che parliamo invece di questa squadra da un'altra angolazione, che non è solo e soltanto quella del tifo. Dai, parto dall'alto, perché sennò davvero non sembra non esserci un filo logico. Cosa siamo diventati? Ecco, questa è la domanda principale che bisognerebbe fare a chi di dovere, quelli che stanno più su di tutti. Cosa è diventato il Milan? A che cosa ambisce il Milan? Ecco, la domanda è questa, o meglio, forse dentro di noi in parte la conosciamo la risposta, e forse in parte ci fa anche paura, ma cosa è diventato il Milan non si sa. Se il Milan è diventato quella squadra che realmente deve competere per il posto Champions League, se deve competere per fare un passetto in Champions League, passando il girone, quindi vincendo le partite a sua disposizione, ma solo e soltanto quella alla portata, perché se si riesce un attimino fuori a giocare con il Leverkusen di turno, neanche il Liverpool, il Leverkusen di turno, e perdi, ragazzi, non si può fare nient'altro, così come 2 anni fa non si poteva fare nient'altro nel derby. Ma è un discorso che parte di crisi di identità profonda per me che il Milan sta attraversando e che poi diventa confusione fino all'episodio dei rigori, di cui adesso parleremo, ovviamente, di questi rigori calciati così, rispetto al primo che prende la palla o chi se la sente o chi ha più polso o chi ha più voglia, e non rispettando delle gerarchie che invece c'erano, ma che se vengono bypassate. Ma di questo parleremo, come parleremo di Teo, parleremo del mister, parleremo di tanti altri singoli. Ma volevo iniziare da chi di queste cose dovrebbe comandarle, deciderle e soprattutto metterle in atto, cioè la società. Una società che vive di contraddizioni, che come abbiamo detto, ho detto anzi io nel post, ha un direttore sportivo non direttore sportivo, ha un direttore tecnico non direttore tecnico, ha un dirigente più alto in grado che forse è quello che comanda di più,
forse a volte meno, poi a volte lo fa sapere, a volte no. A volte c'è un dirigente che in teoria sarebbe di Redbird che dice che comanda, ma in realtà forse comanda qualcun altro. E quindi non si sa nemmeno alla fine qual è la linea di comando vera e propria. Così come non si sa poi a cascata dove arrivano le responsabilità del mister e dove iniziano quelle dei giocatori. Purtroppo l'episodio del rigore è abbastanza sintomatico. Cioè, io non ho mai visto nessuna squadra dove c'è un rigorista e prima prende la palla Teo e batte, poi prende la palla Ebram. Pulisic si avvicina per dire prendo io la palla, sono io il rigorista, Ebram lo allontana e la cosa finisce lì. Pulisic da un certo lato giustamente non protesta perché sennò in campo poi succede che si litiga e non è bello, ma nessuno che né da fuori dalla panchina né dai compagni vada da Ebram e gli dice no no, tira lui, così come nessuno va da te e gli dice no no, tira Pulisic. Sono cose che sono abbastanza sintomatiche del fatto che non ci sono delle regole fisse, non ci sono delle regole ferree, non c'è nessuno, soprattutto che le fa rispettare, che c'è una sorta di grande apatia barra, non dico autogestione come ha detto Mister Bottoni nel post, ma poco ci manca, perché poi accadono negli episodi dei cooling break, dei rigori, poi, che possono giustificarsi come si vogliono, ma ci sono e si vedono. Purtroppo in questo momento il Milan è una grande confusione, ma cosa siamo diventati è questa cosa qui. Cioè noi siamo arrivati al 7 di ottobre avendo una squadra che gioca in un modo diverso da come ha voluto iniziare la stagione, perché il Milan non difendeva con la linea così, non giocava con gli spazi così nel precampionato e nelle prime partite, fino alla sosta di settembre. Poi è diventato un altro tipo di squadra che ha messo in campo dei principi tattici diversi, con giocatori diversi, che quindi sono andati a costare in rosa giocatori che a un certo punto sono ovviamente spariti, perché per questo sistema non sono più validi. Ed è un qualcosa che all'improvviso è cambiata, figlio del fatto che stavamo andando male, ed era in parte anche giusto cambiare, ma la rosa a questo punto ne ha risentito, perché se andiamo a vedere, tra parentesi, apro e chiudo parentesi, su una cosa che ho sentito spesso dire quest'estate, ovvero l'anno scorso abbiamo fatto il mercato per mettere le basi. L'ho detto più volte la D, questo concetto di mercato scorso per mettere le basi. Le basi quali? Quali basi? Che titolari nel Milan di quel mercato lì ce ne sono due, e sono Reinders e Pulisic. L'anno scorso ce n'erano tre, cioè con Ruben Loftus-Cheek, che adesso abbiamo visto che è inspendibile per quello che vuol fare Fonseca, perché non è né un centrocampista spendibile, e lo abbiamo visto, né una seconda punta spendibile, perché sparisce completamente. Se già non si vede a centrocampo, seconda punta, così come stiamo giocando adesso, sparisce. E se non fa gol, è completamente nullo. Quindi dove lo mettiamo non si sa, perché in mezzo al campo Fonseca lo intravede e fa fatica, davanti non lo vede nemmeno, infatti sposta Reinders come è stato a Leverkusen, e quindi non abbiamo nemmeno questo. Però i conti sono presto fatti. In porta c'è Mignan, a destra ci sono Calabria ed Emerson Royal, in mezzo il titolare in questo momento fisso è Gabbia più Tomori più Pavlovic più al massimo Ciao. A sinistra c'è Teo, davanti a loro ci sono Fofana e Reinders 1 della base dell'anno scorso. Poi ci sono Pulisic a destra, 2, in mezzo uno tra Loftus, che non c'è più però, perché adesso c'è Morata, quindi non c'è più, a sinistra Leao, a davanti c'è Ibram barra nessuno, perché Jovic è come non averlo. Quindi delle fantomatiche basi dell'anno scorso ne sono rimasti 2, quindi evidentemente queste grandi basi granitiche non erano state messe. Detto questo, la rosa è stata costruita purtroppo quest'anno peggio dell'anno scorso, perché sono stati presi dei giocatori inadatti a fare un determinato tipo di gioco che in realtà era quello che l'allenatore che è stato preso a maggio, giugno anzi, aveva in testa. Perché Fonseca, ce lo sta dicendo più di una volta, il suo calcio è qualcosa di diverso, addirittura rispetto a quello che stiamo vedendo. E quello che aveva iniziato a intravedere è quello che aveva in testa lui. E invece sono stati presi dei giocatori che per paradosso erano quasi più importanti per l'allenatore precedente. Ma al di là di tutto,
Se il Milan vuol giocare con una linea 4, Pavlovic sparisce perché fa fatica a giocare una linea 4, ma fa fatica anche Tomori, perché lo stiamo vedendo, gli errori di Fick iniziano a essere tanti e troppi soprattutto. Gabbia che era sparito perché con un vecchio modo di giocare nelle prime 3 partite non c'è traccia, appena dobbiamo giocare con la linea e giocare con lo spazio ritorna in auge. Ed è lui che fa il capitano della squadra in tutto questo. Perché se vedete, parla lui nel pre-partita, parla lui nel post-partita, parla lui se si vince, parla lui se si perde, parla lui ovunque. Perché, come era accaduto già in passato, in questa squadra chi fa il capitano realmente non lo è. Così come era stato un paio d'anni fa con Sandro Tonali, che faceva il capitano di una squadra senza portare la fascia, anche quest'anno al Milan il capitano praticamente lo sta facendo Matteo Gabbia, perché in realtà chi porta la fascia capitano non è. Non lo è Calabria, non lo è Teo, non lo è Leao, non lo è Maignan, non lo è nessuno. E anche questa cosa di questa sorta di senato interno per essere capitano è un unicum che si vede soltanto al Milan, così come chi prende la palla batte i rigori. Anche la questione del capitano è la prima volta che lo si vede, forse perché realmente non c'è un capitano, semplicemente perché in un'altra squadra, mi viene in mente, che so, in un Milan ancelottiano, nessuno si sarebbe messo mai in testa di dire a Paolo Maldini: facciamo così, a giro ce la giriamo io, Gattuso, Pirlo, Seedorf, buttiamoci un altro e Shevchenko. No, o Ambro, ecco. Ma non esiste. E il capitano era uno, riconosciuto da tutti e faceva il capitano. Qui probabilmente, siccome non c'è nemmeno leadership, si gira anche la fascia. Ma torniamo al discorso della squadra, che è stata costruita male. Perché in difesa lasciamo perdere Emerson Royal, che è un errore palese di Geoffrey Moncada. Punto. È un giocatore mediocre che anche a Firenze ha fatto mediocre. Poi può fare 6,5 nella partita che gli viene bene, se no è costantemente 5,5. È un giocatore mediocre, per cui sono stati spesi troppi soldi per quello che di solito spendiamo noi. Perché uno United di turno 15 milioni sono poco e niente. Per il Milan sono tanti soldi. Errore. In mezzo è stato preso un giocatore che, se Fonseca realmente aveva l'idea di giocare così, con una linea e con lo spazio e col fuorigioco, fa fatica, tant'è che si è seduto. Quindi o non prendevi Pavlovic o non facevi questo tipo di gioco. Ora probabilmente ritornerà in rotazione perché gli errori di Tomori sono troppi. Ma come tipologia di giocatore era più adatto un Tomori al netto degli errori. Ma passiamo avanti. A centrocampo è stata la peggior cosa che si poteva fare. Cioè, ci siamo praticamente impiccati a 2 titolari, punto. Nessun altro. Perché Musa non sta più vedendo campo, perché è inadatto a giocare davanti alla difesa così come stiamo giocando in questo momento, perché Musa al massimo può fare la mezzala di destra in un centrocampo a 3, così come adesso. Magari tra 6 mesi, imparando, può fare un altro tipo di mestiere, ma adesso può fare soltanto quello che ha detto Fonseca, una mezzala di conduzione. E adesso infatti non vede più il campo da quando abbiamo iniziato a giocare così. L'ho intravisto inizio stagione, da dopo il derby praticamente non c'è quasi più stato. Fofana è diventato un titolare inamovibile e dobbiamo ringraziare il Signore che lo preservi in salute, perché altrimenti non c'è lo straccio di un sostituto. Idem per Reinders, che sarà costretto anche quest'anno a farne 50. E anche lui, in questo tipo di calcio, rende e non rende, perché a me nessuno toglie dalla testa che sia una mezzala di sinistra e giocare in 2 con Fofana in questo sistema fa fatica. Leao è un esterno d'attacco a sinistra, ma se lo costringiamo a tornare tanto, e deve tornare tanto, perché se no non reggiamo, fa fatica. Fa fatica a essere lucido sotto porta, perdi quei 5-6 strappi a partita anche in quelle partite completamente avulse di Leao, che Leao ogni tanto invece ti piazzava e che a volte in una partita da 4 diventava una partita da 7 perché ti faceva l'assist decisivo. E abbiamo perso anche quello. Pulisic fortunatamente continua a rendere, anche se tipo ad esempio a Firenze fino al gol si era visto pochissimo
il gol di lì in realtà è anche pure colpa sua, perché è costretto a difendere, è costretto a fare il difendente, cosa che non è tanto capace a fare. Davanti non ne parliamo perché Morata è stato preso per fare l'attaccante fino al penultimo giorno di mercato, poi l'ultimo giorno di mercato arriva Ebram, il Milan dopo la sosta cambia modo di giocare e si ritrova a essere una sorta di tre quarti, ma in realtà era stato preso per fare il vice di Giroud. Il vice di Giroud invece diventa Ebram, che ti è costato Salmaker, che invece sarebbe stato un difendente migliore. Se questo era il tuo modo di giocare, perché se realmente volevi fare questa sorta di 4-4-2 tirato per i capelli, giusto per metterli in campo, poteva avere senso avere un giocatore così da impiegare in entrambe le fasce per determinati tipi di partite. L'hai dato per avere Ebram, che ti serviva perché Jovic era inadatto a questo tipo di calcio, tant'è che è sparito pure lui, e lo stesso Fonseca ci ha detto che da 10 non può giocare, ma al massimo può fare il 9, quindi solo il vice di Ebram, quindi relegato solo e soltanto in una delle due posizioni d'attacco, ma a quel punto ti hai perso Okafor, perché lo stesso allenatore ti dice che non può fare il 10, non può fare la punta, ma deve giocare esterno. Ciukwueze è il giocatore più ondivo che abbiamo in questa rosa, può farti 10 minuti alla grande e poi 2 partite come se non ci fosse, si accende e si spegne in base all'umore. Questa è la rosa del Milan in questo momento, che è un insieme di giocatori, così come in questo momento il Milan è un insieme di giocatori non essendo una squadra. Vanno in campo sull'onda di quello che gli viene detto, se la partita va bene, bene, se la partita va male iniziamo a fare come abbiamo fatto a Firenze, una partita ondivaga, che viaggia in base ai minuti, così come è stata nelle partite casalinghe, perché col Venezia si abbatte un uragano che abbatte il Venezia in 5-10 minuti perché hai l'abbrivio del gol, con il Lecce fai la prima mezz'ora così senza abbrivio, appena fai gol con l'agitazione del primo gol ne fai 2, 3, 4, perché hai tutto quello che è la parte emotiva di questa squadra che costantemente ondivaga e va su e giù, su e giù. Cosa siamo diventati? Ecco, e la domanda finale invece riguarda noi, tra virgolette. Cosa siamo diventati noi? Una squadra che si accontenta di avere un buon allenatore, un discreto allenatore? No, non può essere così. Che si accontenta di dire ma siamo in una fase di crescita al 7 di ottobre? Il 7 di ottobre, una squadra che arriva da 2 o 3 anni che comunque non ha fatto settimo, ottavo, non può essere in crescita perché non ha nemmeno cambiato mezza squadra, come poteva magari essere anche l'anno scorso. È una squadra che comunque poteva e doveva trovare delle basi di continuità, ma non nel gioco, perché come abbiamo visto e come ci ha detto lo stesso Fonseca, dal punto di vista difensivo, perché poi passiamo sempre per i cattivoni che abbiamo parlato male di Pioli per un anno, ma questa squadra difensivamente era stata azzerata perché viveva solo e soltanto sullo stimolo del singolo, che poteva difendere bene o male sulla singola giocata, e se sbagliava il singolo erano guai, cioè rossi, rigori o gol presi. Quindi difensivamente a livello di squadra era stato azzerato il Milan, difendeva da uomo a uomo, come ha detto più volte il mister. Ora rimettere in moto tutta l'ambaradan ci vuole tempo, modo e fatica. E siamo al 7 ottobre e non c'è tempo, perché le partite, ovviamente, con gli errori di questa fase, le paghi, perdi e siamo arrivati alla quarta sconfitta su 9 partite, che se ci pensate, ragazzi, il Milan, 4 partite su 9 perse, è un'enormità. Ma ancora più enorme è che in 9 partite ne ha vinte 3. Cioè, veramente pochissime. Cioè, ha vinto un terzo delle partite, di cui 2 casalinghe con Venezia e Lecce. Poi ovviamente c'è l'exploit del derby che in parte forse ci sta anche condizionando il giudizio. Come ha detto giustamente Bea, non vorrei che ci stassimo trasformando un po' tutti quanti nella Roma di turno, cioè che vive questa gioia incredibile di vincere il derby e poi viaggia sull'umore del momento per il resto della stagione, ma non può essere così. E l'ultima domanda è: ma cosa siamo diventati? Riguarda proprio questo. Non ci si può più accontentare. Ma come ci si fa ad accontentare da tifosi del Milan? Come ci si fa ad accontentare, ragazzi?
come si fa a far passare il messaggio sempre: "Sì, ma se De Gea non avesse parato i rigori, sì, ma se, avessimo pareggiato a Leverkusen non c'era niente da dire, sì, ma se a Parma non avessimo fatto quegli errori, sì, ma se con la Lazio Teo e Leao non avrebbero fatto quello che han fatto, magari avremmo visto qualcosa di diverso. Sì, ma sì, ma sì, ma non esiste il sì, ma nel calcio, esistono i risultati e ci stiamo adeguando alla mediocrità che purtroppo è imposta dall'alto. Perché ragazzi, se ci stiamo adeguando al livello dei risultati che può avere una squadra che ambisce a posto Champions League e fare una discreta Champions League, è perché dall'alto, e torno a quello che ho detto all'inizio, questa è l'idea che si deve avere dal Milan dal lato sportivo. Quindi, se va bene, competi per lo scudetto. Ma l'idea è quella che si deve stare in Champions League. E purtroppo questo, nei giocatori, nella scelta dell'allenatore, nella scelta di tutto quello che stiamo facendo anche noi, tra virgolette, mi metto da quest'altra parte dei tifosi, che stiamo a volte giustificando determinato tipo di risultati, di atteggiamenti, di situazioni, di Teo, ad esempio, che non può essere questo Teo, così ondivago, che si fa sbattere fuori a fine partita, che gioca i primi 20 minuti così a Firenze. C'è di tutto, cioè, ragazzi, c'è di tutto, ma non si può più giustificare questa mediocrità imposta. Bisognerebbe un pochino andare oltre e sperare di fare qualcosa da Milan, perché qualcosa da Milan ormai c'è ben poco, se non a volte il colore delle maglie, a volte nemmeno quello. E, e come detto, a me dispiace vedere il Milan così. Che un Milan a cui va bene essere mediocre. Mediocre verso l'alto, ovviamente, non mediocre da settimo ottavo posto. Ma un Milan che se perde con Leverkusen va bene, ci sta. E se perde male con il Liverpool, non vedendo palla praticamente per questa la partita, ci sta. No, non ci sta, non ci sta, non ci deve stare più, non c'è mai stato in passato e non ci deve più essere in futuro, non ci può stare. Così come non ci può stare a fare le figure barbine di inizio stagione. Così come non ci sta andare a Firenze con la Fiorentina e fare questa partita sconclusionata perché non aveva un filo logico. Perché purtroppo il Milan non sa cos'è, non lo sa, o meglio, forse lo sa e si comporta di conseguenza. Ma in realtà il Milan che cos'è? Boh. Se volete rispondere nei commenti, se no ragazzi ci vediamo tra poco in Chiama Milan delle 9:30 e ci vediamo nel resto dei nostri appuntamenti. Grazie a tutti e ci vediamo tra poco.